Ah, dai, questa è carina. È consigliato pescare dietro lo scalino di Risacca, circa 10-15 metri dalla riva, con mare in scaduta? La famosa Assolutamente sì, da... se le condizioni della postazione sono idonee, nel senso, quando finisce la scaduta, in alcuni punti praticamente si pialla la spiaggia. Se lì hai il canaletto che viene formato dalla littoral drift, assolutamente sì, perché è quella famosa corrente che corre parallela allo scalino di Risacca, che è particolarmente potente, soprattutto durante una mareggiata, e che quindi ha scavato e trasportato tantissimo materiale organico. Assolutamente sì. È uno dei grandi errori che venivano fatti, che facevo anch'io peraltro. Quando ho iniziato io 25 anni fa a fare questa pesca, noi avevamo l'idea che più lontano lanciavi e più facile era prendere i pesci. E quindi dissipavamo tutte le nostre forze nel cercare di guadagnare metri nel lancio, perché era una credenza popolare che più in là andavi e più pesce prendevi. In realtà con il tempo si è capito bene che la maggior parte dei pesci nelle condizioni giuste, quindi in scaduta siamo assolutamente nelle condizioni giuste, pesci ma anche grossi stanno nei primi 70, 80, 100 metri di battigia, perché è chiaramente lì dove c'è questo incrocio di movimento di correnti di sabbia che è molto maggiore rispetto al largo. Poi è chiaro, che poi magari se no poi vengo frainteso, un buon surfcaster agonista assolutamente indispensabile. Per un surfcaster che non vuol fare gare è comunque importante riuscire a ottenere una certa distanza, perché ti permette comunque di variare poi nel corso della giornata, durante la pescata, a poter eventualmente rimediare se nei primi metri, nelle prime due fasce, il pesce dovesse latitare, perché poi, torno a ripetere, non è mai una scienza esatta e soprattutto intervengono tutta una serie di fattori, una moltitudine di fattori, per cui non si può relegare tutto a una serie di piccole regole che possono essere valide sempre. Le condizioni del mare vengono influenzate addirittura da un'ora all'altra, cambia completamente la situazione del mare, e quindi quello che era valido un'ora prima, mi sarà successo tantissime volte, un'ora dopo non è più valido, perché sono cambiate le condizioni, è cambiato la direzione della corrente, il vento, quindi però sicuramente la parte sotto i piedi, proprio dei primi 10-15 metri, è assolutamente sì da sondare, soprattutto dopo una scaduta, e regala spesso e volentieri cattura di spigole anche di discreta taglia. Perché Diciamo, la spigola è un gran predatore e sa che quelli sono i momenti dove trova i pesciotti che vanno a cercare da mangiare proprio in quel primo canale, e spesso e volentieri regala anche delle belle soddisfazioni, perché passa anche lo spigolone. Attenzione che spesso e volentieri i pesci non si vedono nell'acqua, e ci sono, ma non si vedono. è vero, è vero. Hai detto una cosa importante, due cose molto importanti che condivido al 100%. Una è quella del lancio, che io spesso dico, ovviamente lanciare è importantissimo, ma non bisogna pensare che i pesci stanno sempre lontano. No, Tuttavia, no, saper arrivare a una certo, distanza maggiore ti certo, permette di aver possibilità di sondare una zona di pesca maggiore. certo, certo. Quindi In alcuni momenti diventa fondamentale, perché per un garista, per un agonista, a volte ti permette di far bene la gara, e se non ci arrivi hai un gap basta, maggiore del basta 10 tuo metri di compagno. meno e tu vedi prendere i pesci da chi ci arriva e te non li prendi. E poi hai detto un'altra cosa molto importante che condivido, che da un'ora all'altra tutto ti può cambiare. E Cambiare secondo me, tra le competenze importanti di un agonista, e è io quello di sapersi adattare. l'ho visto ai mondiali, c'è chi si è saputo adattare, l'ho visto in Tunisia,
Certo. C'è chi ha anticipato, ha capito, si è saputo adattare. Guarda, non mi scorderò mai questa cosa. Ho visto nell'ultima Manche che c'era il brasiliano, non mi ricordo, uno che aveva fatto tipo 12 pesci nella prima ora. Nella seconda ora della quarta mancia era cambiato tutto, lui non l'ha capito, seconda ora 0, terza ora 0, si continuava a pescare come nella prima e non aveva capito che era cambiata la pescata. Quindi tu vedevi 12, gli altri cartelloni 3, 4, 5, 6, dici questo 12. Mazza, prima ora 12, 0, 0. Ha continuato a fare quella pescata quando sono cambiate le condizioni. Quello è importantissimo in agonismo. Un'ora era cambiato tutto tra la prima e la seconda ora, nell'ultima mancia del mondiale. Infatti pure Luca qui, mio amichetto, in effetti, commento di Luca, spesso, anzi quasi sempre vedo i pescatori che lanciano come non ci fossero domani, quando bisognerebbe riuscire a capire dove mettere le nostre esche. E qui c'è una frase del mio amichetto, infatti tipica, che dice sempre, perché questo fa tutta la differenza tra saper pescare ed accanirsi senza costrutto di un tubo conico di carbonio. C'ha ragione.